Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Siamo entrati nel mese di ottobre, quindi pieno autunno, e il nostro giardino regala ancora colori, bellezza, fioriture in una stagione che è molto calda. Abbiamo raggiunto dei picchi qui in Emilia Romagna di 28-29 gradi nelle città e 26 gradi qui in Appennino a 850 metri. Quindi la natura ne risente, il giardino anche positivamente, c'è da innaffiare un po' di più. E vediamo in che condizioni si prepara per entrare poi fra una decina di giorni nel pieno dell'autunno. Come al solito con l'aiuto di Gray. Una delle ultime calendule. Gli astri o settembrini. Le bocche di leone. Ancora in fiore l'orchidea più bella del mondo, la Trichirtis hirta. I fiori del topinambur. Danno un bellissimo colore al giardino. Quest'autunno caldo farà ritardare sicuramente i lavori di messa a riposo del giardino, che avverranno più avanti, fra una decina di giorni. A parte alcune piante ritirate in veranda, è ancora tutto fuori, a godersi questo splendido sole e queste giornate calde. Resistono all'aperto ancora le petunie. I bellissimi panicoli dei fiori dell'idrangea panicolata si sono seccati così all'aria aperta e hanno ancora un loro fascino. E questi sono i tagete o marigold. Questa giovane talea di salvia e la pianta da cui è stata tratta questa talea. Anche questa in veranda fredda ma luminosa. La dipladenia che abbiamo portato all'interno in una veranda fredda. Ecco i carinissimi fiori della Coleus. Assieme a Gray, agli astri e alle altre piante ancora in fiore del giardino di Monfestino, vi ricordiamo, qualunque giorno sia, rendetelo bello.